Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. EZLIP, laboratorio farmaceutico CTSRL, ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è EZLIP? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere EZLIP durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è EZLIP? EZLIP è un farmaco a base del principio attivo ezetimibe, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti ezetimibe e nello specifico altre sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Farmaceutico CTSRL. EZLIP può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. EZLIP 10 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Farmaceutico CTSRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ezetimibe. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti ezetimibe. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipercolesterolemia primaria. EZLIP, somministrato con un inibitore della HMG-CoA riduttasi, statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole. La monoterapia con EZLIP è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate. Prevenzione di eventi cardiovascolari. EZLIP è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, vedere paragrafo 5.1, in pazienti con malattia coronarica e con una storia di sindrome coronarica acuta, SCA, quando aggiunto ad una terapia in corso con statina o iniziato contemporaneamente con una statina. Ipercolesterolemia familiare omozigote, IF-omozigote. EZLIP somministrato con una statina è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche, per esempio, la feresi delle LDL. Sitosterolemia omozigote, fitosterolemia. EZLIP è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote. Posologia. Posologia. Il paziente deve seguire un regime dietetico ipocolesterolemizzante adeguato e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con EZLIP. La dose raccomandata di una compressa di EZLIP 10 mg al giorno. EZLIP può essere somministrato in ogni momento della giornata, con o senza cibo. Quando si aggiunge EZLIP ad una statina, si deve continuare la terapia con la dose iniziale abituale indicata per la specifica statina, oppure si deve continuare ad utilizzare la dose più elevata già prescritta in precedenza. In tale circostanza deve essere consultata la posologia di quella particolare statina. Uso in pazienti con malattia coronarica o con una storia di eventi di sindrome coronarica acuta per una riduzione incrementale di eventi cardiovascolari in pazienti con malattia coronarica o una storia di eventi di sindrome coronarica acuta. EZTIMIBE 10 mg può essere somministrato con una statina con comprovato beneficio cardiovascolare. Somministrazione concomitante con sequestranti degli acidi biliari. La somministrazione di EZLIP deve avvenire o almeno 2 ore prima o non meno di 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. Uso negli anziani. Non ha richiesto aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. L'inizio del trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. Bambini ed adolescenti a 0-6 anni. La sicurezza e l'efficacia di EZTIMIBE nei bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 4, 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Quando EZLIP viene somministrato con una statina, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio delle statine negli adolescenti. Bambini 6 anni. La sicurezza e l'efficacia di EZTIMIBE nei bambini di età 6 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Uso nella compromissione epatica. Non ha richiesto aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione epatica lieve, punteggio di KILD-PUG da 5 a 6.
Il trattamento con Ezelip non ha raccomandato in pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio di Kild-Pug da 7 a 9, o grave, punteggio di Kild-Pug 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Pazienti con danno renale. Non ha richiesto aggiustamento del dosaggio nei pazienti con danno renale, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione. Via di somministrazione orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Quando Ezelip ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questo particolare medicinale. La terapia con Ezelip somministrato insieme ad una statina è controindicata durante la gravidanza e l'allattamento. Ezelip somministrato insieme ad una statina è controindicato nei pazienti con patologia epatica attiva o con valori elevati, persistenti e di natura indeterminata delle transaminasi sieriche. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando Ezelip ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questo particolare medicinale. Enzimi epatici. In studi clinici controllati in cui i pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In studi preclinici, è stato dimostrato che ezetimibe non induce gli enzimi del citocromo P450 coinvolti nel metabolismo dei farmaci. Non sono state osservate interazioni farmacocinetiche clinicamente significative fra le ezetimibe, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ezelip insieme ad altri farmaci come Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ezelip durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ezelip durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione concomitante di Ezelip con una statina è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 3, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di quella particolare statina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, quando si guidano veicoli o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione che sono stati segnalati casi di capogiro. Effetti indesiderati. Le frequenze stimate di eventi che possono verificarsi durante il trattamento con Ezelip sono classificate secondo la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1/100. 1/10. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe, 50 mg/die, a 15 individui sani per un periodo fino a 14 giorni, o di 40 mg/die a 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni è stata generalmente ben tollerata. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5.000 mg/kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3.000 mg/kg in cani. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con ezetimibe. La maggioranza di essi non sono stati associati con esperienze avverse. Le esperienze avverse segnalate non sono state serie. In caso di sovradosaggio devono essere utilizzate misure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti modificanti i lipidi, altri agenti modificanti i lipidi. Codice ATC C10X09. Meccanismo d'azione. Ezetimibe fa parte di una nuova classe di sostanze ipolipemizzanti che inibiscono selettivamente l'assorbimento. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito di somministrazione orale, l'ezetimibe viene assorbito rapidamente e coniugato ampiamente al glucuronide fenolico farmacologicamente attivo, ezetimibe glucuronide. I valori medi delle concentrazioni plasmatiche di picco, Cmax, sì, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sulla tossicità cronica di ezetimibe sugli animali non hanno identificato organi bersaglio per gli effetti tossici. In cani trattati per 4 settimane con ezetimibe, 0,03 mg/kg/die, la concentrazione, elenco degli eccipienti, sodio lauril solfato, povidone K30, manditolo, e 421, crosscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, e 460, sodio stearil fumarato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ezelip a base di ezetimibe sono
Absorcol, Corinthus, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Alter, Ezetimibe Aristo, Ezetimibe Aurobindo, Ezetimibe Doc Generici, Ezetimibe G, Ezetimibe K, Ezetimibe Milan, Ezetimibe Pensa, Ezetimibe Sandoz, Ezetimibe Technigen, Ezetimibe Teva, Ezetimibe Zentiva, Ezetrol, Covey, Lezimis, Mibecol, Trizibe, Zetia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.